Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, partiamo subito col primo notizione di oggi e mi raccomando, prima ascoltiamo i notizioni, poi nella seconda parte del video vi spiego tutto quanto, quindi vi spiego i notizioni, in pratica ve li spiego meglio così si capiscono meglio. Quindi ascoltate il video fino alla fine. Allora, partiamo da qua. I pensionati devono sempre pagare il ticket oppure sono esentati? Possono essere esentati, cioè nel senso che possono non pagarlo. Nella seconda parte del video vediamo chi non è obbligato a pagare il ticket e eventualmente quali esami sono esenti. Secondo notizione di oggi. Allora, ogni tanto torniamo a parlare di un bonus da 850 euro, perché qua sembra che le notizie ogni tanto spariscono, però lo sapete, io vado a spulciare un pochino le cose vecchie per rinfrescarvi la memoria e tenervi sempre sul passo, sempre sul passo, sempre carini, ordinati. Quindi oggi parliamo del bonus da 850 euro per gli anziani. Vi faccio un piccolo riassuntino dei requisiti e come fare domanda. Bene, entriamo nella seconda parte del video, quindi adesso vi spiego meglio tutto. Torniamo al nostro discorso dei pensionati che devono pagare il ticket. Possono essere esentati, possono quindi non pagarlo, vediamo un attimino. Allora, i pensionati che in generale sono le persone con più di 65 anni di età, hanno la possibilità di accedere a diverse esenzioni, tra cui quelli dei trasporti, biglietti del museo, biglietti del cinema e tra cui anche i ticket sanitari. Sappiamo molto bene che ultimamente i pensionati italiani purtroppo prendono delle pensioni bassissime. Alcuni non arrivano nemmeno a 1000 euro al mese e non riescono nemmeno a fare la spesa. Ricevo tantissimi messaggi da persone che mi dicono sono dovuto andare a mangiare alla Caritas perché non arrivo a fine mese, non ce la faccio a pagare le bollette, non ce la faccio a pagare le spese. Quindi siamo in una situazione drammatica, veramente drammatica. Il caro vita ha colpito tutti quanti da tantissimo tempo, tantissimo, 1 anno e mezzo più che altro, però diciamo che purtroppo per le persone anziane, un po' più fragili, qua e là, diciamo che è veramente molto difficile. Non dico che non riescono a vivere, però diciamo che non riescono a sopravvivere. E allora lo Stato, che noi ci dimentichiamo sempre, ma ogni tanto esiste anche lo Stato, proprio per loro e per altre categorie di pensionati, ha dato la possibilità di avere l'esenzione sul pagamento del ticket, soprattutto se si supera una certa età e si ha un reddito annuale molto basso. Vi dico già che il costo del ticket può variare da regione a regione. In linea generale più o meno si assomigliano tutte, perché poi alla fine si assomigliano un po' tutti. Non sono tutti uguali, però quando si tratta di patologie diverse e oltretutto in alcuni casi l'esenzione parte persino automaticamente, vi ricordo che in teoria questa esenzione che partendo automaticamente non bisogna farne richiesta, però sul discorso di non dover fare richiesta, a questo punto vi invito ad informarvi alla vostra ASL di competenza o di appartenenza, perché non è che tutti sono uguali, non è che tutti fanno la stessa cosa, cioè ogni regione, ogni ASL fa un po'
come gli gira. Diciamo che in linea generale ci sarebbe la possibilità di avere l'esenzione del ticket alle persone con più di 65 anni di età, valutate per reddito che se non è cambiato nel frattempo deve essere inferiore a 36.165 euro e vale, qui informatevi comunque, vale anche per i minori di 6 anni. Ora vediamo le categorie che hanno diritto all'esenzione. Parentesi, io non sono un medico, attenzione, non sono un medico, sono un ragioniere, quindi non è che posso darvi dei consigli medici o quant'altro, per quello esistono i medici, come per il discorso delle buste paga, contratti di lavoro, esistono i consulenti del lavoro, perché poi ognuno si fa le sue cosine, Non è che voi potete andare dal consulente del lavoro a chiedere delle consulenze mediche e non potete andare dal medico a chiedere delle consulenze sulle buste paga, perché ognuno si fa gli affaracci suoi. Quindi, detto questo, vediamo le categorie che hanno diritto all'esenzione. Allora, i cittadini di età superiore a 65 anni, in teoria dovrebbe essere il codice E01. I titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico, codice E03. Poi abbiamo i titolari di pensione minima, codice E04. Potrebbero variare. Allora, ok? Quindi mi raccomando, quando andate all'ASL, anzi, se voi chiedete al vostro medico, secondo me lui ne sa più di noi tutti quanti messi insieme, compresa l'ASL. Quindi fate prima, andate dal vostro medico. Poi abbiamo le prestazioni dove non è previsto il pagamento del ticket e sono in linea generale gli esami di diagnostica per la diagnosi precoce o la prevenzione collettiva, gli esami per la tutela della salute collettiva o obbligatorie, le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta. Anche se su questo punto, secondo me, tra qualche anno la vedo male. Poi 4, tutti i trattamenti durante un ricovero ospedaliero. E quinto, le protesi e gli ausili tecnologici per le persone con disabilità. Quindi mi raccomando, informatevi dal vostro medico, perché secondo me questa è un'occasione da non perdere. Prima di andare avanti nel video, però, vi ricordo l'abbonamento al mio canale di YouTube. Abbonatevi al mio canale, perché avete tantissimi vantaggi. Trovate tutte le indicazioni qui sotto in descrizione video. Il primo collegamento, cliccate lì e vi abbonate. Commenti più rapidi sotto i video, commenti più rapidi all'interno delle dirette live, all'interno della chat, video esclusivi riservati solo agli abbonati e soprattutto gli abbonati ricevono un badge, un riconoscimento speciale riservato solo agli abbonati del mio canale. Quindi gli abbonati hanno l'esclusiva assoluta su tutto quanto. Quindi mi raccomando, abbonatevi al canale, qui sotto in descrizione video trovate il collegamento, oppure nella pagina principale del mio canale, sotto il mio nome, cliccate su quel collegamento, quando si apre il menu, lì vi potete abbonare. Tantissimi vantaggi. Secondo notizione di oggi. Abbiamo detto all'inizio che esiste un bonus da 850 euro per gli anziani, per le persone fragili. Così adesso vi faccio un piccolo riassuntino. Parte in via del tutto eccezionale e sperimentale. Io non so neanche perché sto governo l'ha tirato fuori, comunque, per un periodo del tutto sperimentale che va dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova forma di aiuto per le persone anziane che hanno più di 80 anni e non autosufficienti. Parentesi, non vi preoccupate, perché io con cadenza, non so ogni quanto, ogni 2 mesi, 3 mesi, non so quanto sia, ve lo ricordo, perché questa opportunità non è assolutamente da perdere. Quando ci sono dei soldi in campo, io ve lo dico sempre, andiamo a prenderceli, perché se rimangono là, lo Stato se li riprende
E poi, sapete che fine fanno? È meglio che sto zitto. Allora, quindi, come vi ho detto, fino al 31 dicembre 2026 c'è questa possibilità. In pratica si tratta di una quota di 850 euro mensili che vengono sommati all'indennità di accompagnamento. E comunque dopo nel video faremo anche un po' di calcolini per capire esattamente di quanti soldi stiamo parlando. Questo contributo non si può spendere per comprarsi quello che si vuole, cioè ne potete andare in gioielleria o in pellicceria o dal parrucchiere o a rifarvi le unghie nuove, ma devono essere usati solo per pagare i servizi di cura e assistenza e per il pagamento di collaboratori domestici. Il beneficio è stato pensato proprio per aiutare solo quelle persone che si trovano in particolari difficoltà economiche e di salute e, come vi ho detto prima, potranno beneficiarne solo le persone anziane non autosufficienti che hanno un'età di almeno 80 anni. E un livello, che l'hanno chiamato così, un livello di bisogno assistenziale gravissimo, che sono in condizioni di difficoltà che dovrà ovviamente valutare di volta in volta l'INPS. Ora vediamo alcuni piccoli requisiti. Il primo è il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, che non deve essere superiore a 6.000 euro e che bisogna essere già titolari dell'indennità di accompagnamento o comunque averne i requisiti per poterla richiedere, come invalidità totale, permanente, incapacità di spostarsi senza aiuto o necessità di assistenza continua nelle attività quotidiane. Ora vediamo di fare un piccolo paio di calcolini per capire effettivamente di quanti soldi stiamo parlando, che forse è la cosa che ci frega di più. Nel 2024 l'indennità di accompagnamento era, se non ricordo male, perché sapete che io di pensioni, invalidità, pensioni, queste cose qua, non è il mio campo, quindi era di circa 531,76 euro, 532 euro arrotondati al mese. Quindi a questo punto, se ora aggiungiamo anche il bonus anziani, si potrebbe arrivare a una cifra di circa 1.382 euro arrotondati al mese. E allora come fare, domanda, per ottenere questo bonus e quando scade? Come vi ho detto, dal 2 gennaio di quest'anno è possibile richiedere il bonus anziani esclusivamente online sul sito internet dell'INPS in una sezione che si chiama Decreto Anziani, prestazione universale, oppure se non volete farlo via internet, come sempre, potete rivolgervi o al centralino telefonico dell'INPS oppure andando da un consulente fiscale, un patronato, insomma chi vi segue le pratiche fiscali. E il periodo, come vi ho già detto all'inizio, va dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, quindi praticamente, non so quando guarderete questo video, comunque c'è ancora più di un anno buono. Mi raccomando, non fatevi scappare questa agevolazione. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!